Sono sicuro che se studi l'italiano da un po' hai già sentito parlare dei verbi pronominali, questi verbi così un po' strani, un po' complicati, ma molto usati nella lingua di tutti i giorni. I verbi pronominali sono l'essenza dell'italiano perché si usano davvero sempre. E oggi ti aiuto a capire il significato di questi verbi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ho preparato per voi un quiz sui verbi pronominali. Ma qual è il modo migliore per capire il significato di qualcosa? Beh, io ti mostrerò una frase con un verbo pronominale e poi dal contesto devi capire il significato. Ma io ti aiuto, non ti preoccupare, perché ti do 3 opzioni, quindi devi scegliere quella corretta. Poi ti spiegherò il significato del verbo pronominale. Iniziamo subito. Iniziamo dal verbo metterci e la frase è: quando c'è traffico ci metto un'ora per arrivare in ufficio. Che cosa significa ci metto un'ora? Che sono in ritardo di un'ora, che un'ora è il tempo necessario per arrivare in ufficio e che il tempo per arrivare in ufficio è troppo. Pensaci un po'. A, B o C? La risposta corretta è B. Un'ora è il tempo necessario per arrivare in ufficio. Infatti il verbo mettere, significa per esempio metto gli occhiali sul tavolo. Ma metterci, quindi quando aggiungiamo il pronome, la particella C, il significato è completamente diverso e significa è necessario per me. Ma parliamo praticamente nel 90% dei casi di tempo. Quindi quando c'è traffico ci metto un'ora per arrivare in ufficio. Io ho bisogno, è necessaria per me un'ora per arrivare in ufficio. Però per ripeterlo, metterci si usa quasi sempre per il tempo. Andiamo avanti. Per parlare fluentemente l'italiano ci vuole molta pratica. È necessaria molta pratica. Bisogna avere voglia di praticare molto. La pratica è sufficiente per parlare fluentemente. Pensaci un po'. Ovviamente, se hai bisogno di più tempo, puoi mettere in pausa. Comunque, la risposta corretta è necessaria molta pratica. Anche il verbo volerci, quindi volere più C, significa è necessario. Però attenzione, c'è una differenza, perché metterci è personale. Io ci metto un'ora. Volerci è impersonale. Usiamo la terza persona, ci vuole molta pratica. Quindi in generale non parliamo di una persona specifica. Quindi ci vuole molta pratica, cioè è necessaria molta pratica. Possiamo usare volerci anche per il tempo. Ci vuole un'ora per arrivare in ufficio. Però ci vuole generale. Ci vuole terza persona. Invece ci metto un'ora per arrivare in ufficio è personale. Io ci metto. Non è generale, ma io. Ora, prima di andare avanti con la prossima frase, ho una grande sorpresa per te. Guarda qua, un libro sui verbi pronominali in italiano. In questo libro puoi trovare tutti i verbi pronominali italiani con la coniugazione, che sicuramente è una cosa molto importante perché a volte la coniugazione dei verbi pronominali non è facile. Per esempio, qui abbiamo il verbo contarci con il presente, l'imperfetto e l'imperativo. Troviamo poi il significato, quindi che cosa significa questo verbo, e anche, molto importante, degli esempi, perché grazie agli esempi possiamo capire effettivamente il significato di questo verbo. Ci sono davvero tantissimi verbi pronominali. Qui troverai tutti i verbi pronominali italiani, tutti quelli che effettivamente usiamo. Troverai anche delle regole particolari, delle eccezioni.
Davvero questo libro sui verbi pronominali ti aiuterà tantissimo. Ci abbiamo davvero lavorato tantissimo e ci siamo anche divertiti però a farlo perché è un argomento che personalmente a me piace molto e siamo davvero molto molto soddisfatti. Davvero questo libro sui verbi pronominali ti aiuterà tantissimo. Puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. Inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email e ti invieremo questo libro formato PDF direttamente alla tua email. Ti piacerà tantissimo. Ah, e ovviamente tutti i verbi pronominali che vediamo nel quiz di oggi sono presenti anche in questo libro. Andiamo avanti con la prossima frase. Ci tengo molto a te. Che tu sei molto importante per me, che in questo momento ci teniamo per mano, mano nella mano, che la nostra relazione è molto stretta, abbiamo una relazione molto stretta. Pensaci. Beh, significa che tu sei molto importante per me. Tenerci a qualcosa o a qualcuno significa che quella cosa o quella persona è molto importante per noi. È usatissimo in italiano, ci tengo. Per esempio, una frase molto comune con questo verbo, una nostra amica ci invita alla sua festa di compleanno e ci dice: vieni alla mia festa di compleanno sabato? Ci tengo molto, ci tengo molto. Cioè è molto importante per me che tu venga alla mia festa di compleanno. È una frase usatissima. Andiamo avanti con questa frase che è un po' lunga. Il professore stava parlando di un argomento, ma a un certo punto ha detto delle cose che non c'entravano niente. Che significa? Non avere nessun collegamento, cambiare argomento, non avere abbastanza spazio per far entrare qualcosa. Che cosa significa entrarci? Entrare e ci. Beh, significa non avere nessun collegamento. Quindi il professore stava parlando di questo argomento, ma poi ha iniziato a dire cose che non avevano nessun collegamento con l'argomento principale, con quello che stava dicendo prima. Prima parlava di una cosa e poi ha iniziato a dire cose che non c'entravano niente, che non avevano nessun collegamento. Però attenzione, perché il verbo entrarci ha anche un altro significato molto importante, cioè non avere abbastanza spazio per far entrare qualcosa. Per esempio, la valigia non c'entra in macchina, cioè non c'è abbastanza spazio per la valigia. Capito? Andiamo avanti. Facciamo una passeggiata? Ci sto. Che significa? Accettare, essere d'accordo, quindi sono d'accordo. Essere presente fisicamente, cioè sono qui in questo momento. Prendere in giro l'altra persona. Che significa? Ci sto. Beh, questo è facile. Significa essere d'accordo. Cioè, va bene, ci sto, ok, sono d'accordo. Sono sicuro che hai anche sentito ci sta. Anche ci sta, quindi usare la terza persona è un modo per dire che quella cosa va bene. Andiamo al cinema? Ci sta. Cioè, va bene, mi piace quest'idea. Andiamo avanti con questa frase breve ma piena di significato. Marco ce l'ha con me. Marco ce l'ha con me. Che significa? Che Marco mi deve restituire qualcosa, quindi dare indietro qualcosa, che Marco è innamorato di me, mi ama, o che Marco è arrabbiato con me. Pensaci un po'. Beh, ce l'ha con, avercela con, significa essere arrabbiati con qualcuno. Marco ce l'ha con me significa che Marco è arrabbiato con me. Questo è davvero un verbo assurdo. Avere più C più la. Avercela. Ce l'ha.
è assurdo, ma è usatissimo. Marco ce l'ha con me, Marco è arrabbiato con me. Ora una facile. Cosa ne pensi del film? Pensarne, perché pensare ha tanti significati. Pensarne. Cosa ne pensi del film? Che opinione hai sul film? Stai pensando, riflettendo al film in questo momento? Ti ricordi del film? Facile. Beh, quando a pensare aggiungiamo il pronome ne, pensare ha il significato di opinione. Quindi qual è la tua opinione su questo film? Ricordalo, è importante. Che ne pensi? E poi di, e poi la cosa del film in questo caso. Quindi che ne pensi del film? Qual è la tua opinione sul film? Andiamo avanti. Non ne vale la pena di spendere tanti soldi per un'auto. Non ne vale la pena. Cioè, non conviene, è svantaggioso, non importa, è irrilevante o non è giusto. Qual è il significato di non ne vale la pena? Beh, non ne vale la pena significa non conviene, è svantaggioso. Ovviamente il contrario, valerne la pena, significa che conviene, è vantaggioso. Generalmente quando usiamo questo verbo valerne la pena, vogliamo dire che lo sforzo che facciamo per raggiungere qualcosa sarà poi ripagato da un risultato splendido. Per esempio, ieri ci siamo svegliati alle 5 per vedere l'alba, ne è valsa la pena. Cioè è stato faticoso svegliarsi alle 5, però poi il risultato, cioè che abbiamo visto questa bellissima alba, beh, ne è valsa la pena. È convenuto, è stato comunque vantaggioso. Hai capito? Ricorda il participio passato, valsa. È un po' particolare. Andiamo avanti. Luca se ne intende di politica. Che significa intendersene? Non sapere nulla su un argomento, conoscere bene un argomento, evitare di parlare di un argomento. Pensaci un po'. Beh, intendersene di, Luca se ne intende di politica, significa conoscere bene un argomento. Quando io me ne intendo di qualcosa, significa che conosco molto bene quell'argomento. Forse l'ho studiato tanto, ho lavorato molto su quella cosa. Per esempio, io me ne intendo dell'italiano, anzi me ne intendo dei verbi pronominali perché li ho spiegati così tante volte che adesso li conosco benissimo. Andiamo avanti. Non ne posso più di questo caldo. Non ne posso più, non poterne più. Sentirsi male per il caldo, non avere più le energie, non sopportare il caldo. Che significa? Beh, non ne posso più significa non sopportare più qualcosa, in questo caso non sopportare il caldo. Quando io dico che non ne posso più di qualcosa, significa che sono stanco di quella cosa, non ne posso più. E ti dico la verità, non ne posso più di parlare dei verbi pronominali, sono davvero esausto. Ma, dato che tu hai bisogno dei verbi pronominali, non dimenticare di scaricare il nostro libro su tutti i verbi pronominali italiani, cliccando sul link nella descrizione o sul primo commento. Mi raccomando. Andiamo avanti con questa frase che, se studi l'italiano da un po', sicuramente conosci. Non me ne frega niente. Molto spesso è accompagnata da questo gesto. Non me ne frega niente. Che significa? Qualcosa è importante per noi, non interessarsi per niente a qualcosa o rubare. Questo è il gesto italiano per rubare qualcosa. Non me ne frega niente.
Beh, il significato è non interessarsi per niente a qualcosa. Se io dico che non me ne frega niente, significa che proprio non mi interessa quella cosa. Non mi interessa cosa succede, non voglio sapere niente di quella cosa. Non me ne frega. Però, attenzione, perché rubare qualcosa non è così sbagliato. O meglio, fregarsene non me ne frega significa non interessarsi a qualcosa. Ma il verbo fregare da solo è un modo molto colloquiale per dire rubare. Per esempio, mi hanno fregato la macchina, cioè mi hanno rubato la macchina. Attenzione, è molto colloquiale. Se per esempio ti rubano il portafoglio, non andrai alla polizia e dire mi hanno fregato il portafoglio, voglio fare una denuncia, perché fregare è colloquiale, ma puoi usarlo in ambienti informali. Fregare e rubare sono sinonimi. Andiamo avanti. Non te la prendere per una semplice battuta. Non te la prendere. Prendere qualcosa dalle mani di un'altra persona, arrabbiarsi o offendersi, prendersi cura di qualcuno. Non te la prendere significa arrabbiarsi, offendersi. Se io faccio una semplice battuta, cioè dico qualcosa per scherzo, non te la prendere, cioè non arrabbiarti, non offenderti. Secondo me è molto importante mettere l'enfasi su offendersi. Quando io ti dico non te la prendere o quando tu te la prendi per qualcosa, sì, sei arrabbiato con me, ma perché ti sei offeso. Io ho detto o ho fatto qualcosa che ti ha offeso. Dai, mancano le ultime 3 frasi, ci siamo quasi. L'esame di italiano era difficile, ma me la sono cavata. Me la sono cavata. Raggiungere un obiettivo con un successo discreto, usare molta forza ed energia per risolvere un problema o arrendersi. Che significa me la sono cavata. Me la sono cavata significa raggiungere un obiettivo con un successo discreto. Io dico l'esame di italiano era difficile, però io l'ho fatto. Forse non ho preso il punteggio più alto, però me la sono cavata. Non è andata così male. Forse non è andata benissimo, però comunque ho avuto successo. Sono riuscito comunque a fare l'esame. Me la sono cavata. Forse non benissimo, ma ci sono riuscito. Ok? Questo verbo è bello. Quando ha visto la polizia, se l'è svignata subito. Provare molta agitazione. Quindi sono agitato. Nascondersi, andare via di corsa, scappare. Svignarsela significa andare via di corsa, scappare. Quindi quando ha visto la polizia, il ladro, per esempio, se l'è svignata subito, cioè è scappato subito, molto velocemente. Questo lo conoscevi perché molti studenti non conoscono questo verbo, ma è molto usato. Se leggi romanzi d'azione, guardi un film d'azione, sicuramente l'hai sentito. Fammi sapere se conoscevi svignarsela nei commenti. E andiamo avanti con l'ultima frase di oggi. Da quando frequenta il nuovo gruppo di amici, Vanessa se la tira tantissimo. Vanessa è molto felice. Vanessa pensa di essere superiore agli altri. Vanessa non esce più con gli amici di prima. Che cosa significa tirarsela? Vanessa se la tira. Beh, questo verbo significa che Vanessa pensa di essere superiore agli altri. Sentirsi superiori, vantarsi, sentirsi più importanti, tirarsela.
Oh, abbiamo finito con questo quiz. Ti è piaciuto? Beh, prima di tutto i verbi pronominali non finiscono qui, quindi ti ricordo nuovamente di scaricare il nostro libro su tutti i verbi pronominali con la coniugazione, gli esempi, regole, eccezioni e ovviamente in questo libro troverai anche i verbi pronominali che abbiamo visto nella lezione di oggi. Puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Ma soprattutto dobbiamo chiederti un piccolo piacere. Se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato a migliorare in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Ed è un modo totalmente gratis e facile per te per supportare il nostro lavoro. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. E allora, come è andato questo test di italiano? A quante domande hai risposto correttamente? Scrivilo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!